Ciao, mi chiamo Lella. Per molti anni il mio peso è stato di circa 167 kg per solo 1,58 m di altezza. Benvenuto in questo nuovo video. Stiamo parlando della quotidianità di una persona obesa. È lunga, è una giornata di 24 ore esattamente come la tua, ma viene percepita in maniera molto più forte e più pesante. Siamo arrivati al fatto che questa persona obesa arriva al lavoro, non so come, ma ci arriva. Che tipo di lavoro fanno le persone obese? Per lo più impiegatizie. Sarà molto difficile vedere un obeso che sistema scaffali di un supermercato, prodotti, tutti quei lavori dove devi stare in piedi per molto tempo, ma anche quei lavori tipo, che ne so, fare il cassiere. Voi avete visto lo spazio che hanno le persone che stanno dietro una cassa, quanto è piccolo? Avete visto le sedioline come sono piccole? C'è anche qualche persona sovrappeso, ma fa molto difficoltà, quindi di solito saranno dei lavori impiegatizi. Io personalmente ho sempre pensato che sarei stata portata in realtà per dei lavori manuali, ma solo perché finalmente avrei potuto focalizzare i pensieri e trovare un po' di serenità, perché ho una mente estremamente iperattiva. Però con quel corpo che ho avuto fino all'altro giorno e che in parte ho ancora, mi sono adeguata a lavori impiegatizi. Perché dico che mi sono adeguata? Perché spesso ho svolto delle mansioni che non mi piacevano, e visto che anche noi esistiamo, anche noi persone gravemente obese abbiamo diritto a fare quello che ci piace, per me è stato comunque un problema, è stata una sofferenza, è stato secondo me uno spreco di tempo. Lavori impiegatizi. I lavori impiegatizi si fanno di solito dietro una scrivania e si fanno in un ufficio, prima che il mondo cambiasse per quello che è successo e che ben sappiamo. E questi uffici hanno delle scrivanie e hanno delle sedie. Diciamo che di solito la sedia da ufficio ti salva, ma non sono tutte uguali, alcune sono scomode. Sotto le scrivanie ci sono i fili del computer. Perché vi sto dicendo questa cosa così banale? Perché io voglio farvi riflettere. All'improvviso la stampante smette di funzionare, bisogna staccare i fili, bisogna semplicemente abbassarsi sotto la scrivania. Una volta mi è successo, ho dovuto aspettare tutto il giorno che il mio collega si degnasse di aiutarmi a farlo, perché era infastidito dalla cosa o perché pensava che con i miei 160 kg potessi tranquillamente abbassarmi sulle ginocchia e mettere la spina. Sono tante le difficoltà di una vita così pesante. So che vi sembra eccessivo quello che vi sto raccontando in questi video, so che tanti con i loro 100, 120, 130 kg ballano nelle discoteche, l'ho fatto anch'io, l'ho fatto anch'io per molti anni, andavo perfino a ballare, che faccia tosta, vero? Saltano, fanno spettacoli, cantano, fanno di tutto. Per quanto tempo riusciranno a farlo? Per tutta la vita? Quando un obeso si fa male, questo poi è un altro video a parte, l'obeso che si fa male, quanto dura il trauma che ha avuto a causa del peso eccessivo? È tutto è un mondo. Allora, vorrei che passasse attraverso questi video il fatto che è il mondo dell'obesità è un mondo a sé, che richiederebbe delle strutture a sé, ma che in questo modo diventerebbe equo o favorirebbe ancora di più l'obesità? Sta a voi dirlo. Sta di fatto che anche i lavori di ufficio diventano pesanti, perché un corpo con quella grossa mole seduto 8 ore su una sedia tende a paralizzarsi. E non siamo come in Giappone, dove ogni 2 ore fate il tai chi o fate lo stretching o vi invitano a muovervi. Nei paesi europei, se ti alzi una volta in più per andare in bagno, vieni visto come persona che non ha voglia di fare niente. Quindi le difficoltà sociali della grossa obesità si amplificano. Nessuno vi darà un'ora al giorno in più pagata per fare attività fisica. Chi è causa del suo male pianga se stesso, dicono. Sempre perché l'obesità, per quanto l'Organizzazione Mondiale la riconosca come malattia invalidante, dal punto di vista sociale non lo è ancora. L'obeso è la persona che si trascura, potrebbe mettersi a dieta,
Lella ci stai dicendo che è una vita di inferno e tu sei rimasto obesa per più di 40 anni e hai mangiato solo ciambella alla Homer Simpson. No, in realtà io ho fatto 40 anni di diete, 40 anni di attività fisica, 40 anni di migliaia di euro spesi fra palestre, creme, massaggi, ore di camminata, cibi biologici, ma avevano un inizio e una fine, perché per me era insostenibile, come lo è per te che stai vedendo questo video e forse ti stai vergognando al posto mio, ti stai vergognando perché non riesci a dirlo. Quante cose che abbiamo da dire noi obesi e che non possiamo dire. Verremmo forse stoppati subito. La riflessione di oggi è ancora una volta questa e io punterò tantissimo su questo argomento. Perché resti obeso? Perché sopporti tutte queste umiliazioni? Ti risolverebbe la vita avere una sedia su misura a forma di poltrona? Ti risolverebbe la vita avere la doppia cintura in macchina per guidare? Saresti più felice ad avere tutti i vestiti versione XL di tutte le taglie, di tutti i colori? Cioè, se esistesse un mondo più equo per sopperire a quelle che sono le nostre difficoltà di vita, saresti più felice? Questo ti preserverebbe dal desiderio di guarire? È per questo che cerchiamo di guarire? E questa è la riflessione. Allora, con questi video siamo arrivati semplicemente al fatto che la persona obesa riesca ad andare al lavoro e che ci passi 8 ore. C'è la pausa pranzo al lavoro. Voi dove la fate? Qualche volta i colleghi mi hanno invitato ad andare con loro, bastava fare 10 minuti a piedi. È stato allucinante per me, camminare per 10 minuti e pensare per tutto il tempo che non dovevano sentire il fatto che ansimavo. Quanta libertà perdiamo, quanta autonomia, quanta indipendenza per restare prigionieri di questo corpo. Ma siamo prigionieri o è una prigione che scegliamo noi? Tentiamo di uscire perché vogliamo evadere o tentiamo di uscire nella maniera giusta? Di queste cose continueremo a parlarne nei prossimi video.